Hai scoperto che un amico non era quello che pensavi, ti ha tradito, ti ha deluso o semplicemente non c'era quando ne avevi bisogno e adesso senti il bisogno di capire perché, di affrontarlo, di chiudere il conto. Fermati, perché quella conversazione non ti darà cosa stai cercando. Il problema. Quando scopri che un amico ti ha tradito, c'è una cosa che vuoi più di qualsiasi altra. Non è la vendetta, non è nemmeno la giustizia. Vuoi capire perché lo ha fatto, come ha potuto, se si rende conto di cosa ha fatto, se gliene importa qualcosa. La ricerca del motivo ti trascina verso il confronto, il messaggio, la telefonata, l'incontro in cui finalmente dici tutto quello che hai tenuto dentro. Fermati un momento. Cosa ti aspetti da quella conversazione? Una scusa? Una spiegazione? Quella persona ti ha già risposto, non con le parole, con i fatti. Il tradimento, la delusione, l'assenza nel momento del bisogno. Quella era la risposta. Ora potrebbe dirti parole costruite, per proteggersi, per giustificarsi, per gestire la situazione. Non chiudi nessun conto con una conversazione. Il conto si chiude dentro di te. Il principio stoico. Marco Aurelio, nelle meditazioni, affronta come comportarsi con chi ci ha fatto del male. Non dice di perdonare subito, non dice di fingere che non sia successo niente, dice qualcosa di più utile. Uomini così esistono, sono sempre esistiti e sempre esisteranno. Non possono fare altrimenti. Fermati su quest'ultima parte. Non possono fare altrimenti, non per giustificarli, ma perché capirlo cambia cosa cerchi da loro. Una persona che tradisce lo fa perché è la sua natura, costruita nel tempo, consolidata nelle scelte, espressa nelle azioni. Non è qualcosa che è cambiato all'improvviso, è qualcosa che si è rivelato. C'è una differenza enorme tra le due cose. Non stavi guardando un amico che è diventato un traditore, stavi guardando una persona che non aveva mai avuto le qualità che attribuivi a un amico. Le azioni ti hanno mostrato chi era davvero, qualcosa che le parole avevano tenuto nascosto. E adesso che lo sai, cosa vuoi ancora da quella persona? La spiegazione che cerchi non cambierà cosa è successo, non cambierà chi è quella persona, non cambierà cosa provi. L'unica cosa che può cambiare è smettere di aspettare qualcosa da chi ti ha già dato la sua risposta definitiva. Marco Aurelio non stava parlando di rassegnazione. Stava parlando di chiarezza, vedere le cose come sono, senza aggiungere la sofferenza del non capire sopra quella del tradimento. L'applicazione. 3 comportamenti pratici da applicare subito. Primo, non cercare il confronto, non mandare messaggi, non organizzare l'incontro chiarificatore, non aspettare che arrivi una scusa, perché ciò che vorresti sentire non è disponibile da quella persona. Le scuse che riceveresti non sarebbero vere, sarebbero parole costruite per gestire la situazione. Il silenzio dalla tua parte non è debolezza, è la risposta di chi ha già capito. Secondo, non raccontare la storia a tutti. Dopo un tradimento c'è un bisogno forte di trovare testimoni, di raccontare cosa è successo, di far capire agli altri chi era davvero quella persona. Resisti. Chi ti conosce non ha bisogno della tua versione per sapere chi sei. Chi non ti conosce bene non cambierà opinione solo perché hai raccontato, e ogni volta che racconti tieni viva una cosa che invece ha bisogno di spegnersi. Terzo, cambia la categoria, non la persona. Quella persona non era un amico fedele che è diventato un traditore. Era qualcuno che non aveva mai avuto le qualità che attribuivi a un amico vero. Le azioni ti hanno mostrato chi era davvero. Spostarlo mentalmente dalla categoria amico a quella di conoscente non è cinismo, è chiarezza. E la chiarezza non fa male come sembra. Fa più male restare agganciati a una versione della realtà che non è mai esistita nel modo in cui la immaginavi. La trasformazione. Succede qualcosa quando superi un tradimento senza chiedere spiegazioni, senza rabbia, senza amarezza, con una lucidità che prima non avevi, perché hai lasciato che i fatti parlassero, senza chiedere a quella persona di raccontarti una versione diversa.
senza aspettare parole che avrebbero cambiato poco. E quando smetti di aspettare, succede qualcosa. L'energia che stavi usando per capire, per rivivere la scena, per cercare risposte, torna libera. Torna a te e puoi usarla per chi è rimasto, per le persone che c'erano già prima e ci sono ancora adesso. La vera perdita non è l'amico falso, è il tempo che hai continuato a dedicargli dopo che aveva già risposto con i fatti. Chi non chiede spiegazioni non è freddo, è qualcuno che ha imparato a riconoscere una risposta anche quando arriva senza parole. Questa è la fortezza. Non aggiungere dolore al dolore, vedi quello che c'è e vai avanti. La fortezza non si costruisce con un solo video. Il prossimo pezzo è già pronto. Nel prossimo video arriviamo alla radice di tutto quello che abbiamo visto finora. Perché cerchi l'approvazione degli altri? Perché ti fa così male quando non arriva? E come tutto cambia quando smetti di averne bisogno. Guarda il prossimo video della serie. A presto, stoico!